Preparati a rimanere sbalordito. Una donna in jeans e camicia sta per mettere a tacere 200 ingegneri d'élite, pronti a umiliarla, ma la sua reazione vi lascerà senza fiato. Ciao, sono Rossana e ti invito a seguire questa storia di rivincita, dove la semplicità non sempre rivela la profondità del sapere. Spero che questa narrazione ti catturi fino all'ultima parola. La Sterling Aerospace era in fermento, con 200 tra i migliori ingegneri, dirigenti e giornalisti di Detroit riuniti per un evento cruciale. Al centro dell'attenzione c'era Sarah Miller, 35 anni, che stonava con il suo look semplice. Il motore aeronautico R7000, un capolavoro da 2 milioni di dollari, aveva messo in crisi il team di ingegneri dell'MIT della Sterling per 3 giorni. Jonathan Sterling, con fare teatrale e voce sprezzante, lanciò una chiave inglese ai piedi di Sara. «Questa donna pensa di potersi unire al nostro team d'élite», disse, tra le risate del pubblico. «Nessuna laurea, nessuna credenziale, solo illusioni. Hai 30 minuti per riparare ciò che i miei migliori ingegneri non sono riusciti a fare. Se fallisci, te ne vai per sempre». Sara si inginocchiò, raccogliendo la chiave. I suoi occhi tradivano un dolore passato, ma nessuno conosceva la sua vera identità. Lontano dai riflettori, nell'est di Detroit, Sara viveva una vita tranquilla. Aiutava i bambini con i compiti in biblioteca, indossava abiti semplici e scarpe da ginnastica. La vicina, la signora Robinson, la descriveva come gentile, ma con qualcosa di profondamente triste. Sara aveva fatto domanda per un ruolo di tecnico alla Sterling Aerospace, evitando domande sulle sue qualifiche. «Ho imparato con l'esperienza pratica, riparando auto», aveva detto. La notizia di questa donna enigmatica, senza titoli ma con talento, si diffuse. Jonathan Sterling, nel suo orgoglio ferito, organizzò il colloquio speciale per umiliare pubblicamente Sara, dimostrando che la brillantezza tecnica era solo per i laureati. Sara lo sapeva, ma era pronta con rivelazioni che avrebbero spazzato via ogni preconcetto. 5 anni prima, Sarah Miller, a soli 30 anni, era stata celebrata al Johnson Space Center per essere diventata la più giovane ingegnere capo nella storia del programma spaziale Orion della NASA. Il suo rivoluzionario sistema di propulsione aumentava l'efficienza del 60%. Al suo fianco il fidanzato e partner Michael Davis, con cui aveva creato la tecnologia. Avrebbero depositato il brevetto e si sarebbero sposati, ma quella notte tutto crollò. Michael fu scoperto a copiare i dati di ricerca riservati. La Lockheed Martin ha offerto 50 milioni di dollari per questa tecnologia, solo per me, le disse. Credi davvero che una donna di 30 anni abbia progettato questo? Sei solo una facciata. Il tradimento la ferì profondamente. Michael aveva pianificato tutto per presentarsi come ricercatore principale, falsificando prove e accusando Sara di furto. Nel caos, lei subì gravi lesioni alla mano destra. Dopo 6 mesi di indagini e le manipolazioni di Michael, la NASA licenziò segretamente Sara, etichettandola come traditrice. La ferita più grande fu scoprire che Michael era stato assunto dalla Lockheed. «Eri perfetta», le disse con nonchalance. «Abbastanza brillante da sviluppare ciò di cui avevamo bisogno, abbastanza ingenua da fidarti completamente». Il suo nome ora appariva sul lavoro di una vita. Sara, con il cuore infranto e le speranze distrutte, decise di scomparire, rifiutandosi di difendersi in un sistema che privilegiava le credenziali sulla verità. 5 anni dopo, alla Sterling Aerospace, il progetto rubato la fissava. Il pubblico era irrequieto. Jonathan Sterling si pavoneggiava, pronto a umiliarla. «Questa donna crede di potersi unire al nostro team d'élite. Nessuna laurea, nessuna esperienza riconosciuta», disse con disprezzo, mentre ingegneri come David Harrison e Emily White la deridevano. «Non è un posto dove i dilettanti giocano», aggiunse Emily. Un giovane ingegnere del MIT indicò la mano tremante di Sara, scatenando le risate. «L'RS 7000 ha un difetto fatale», dichiarò Jonathan. «I miei migliori ingegneri hanno passato 3 giorni a cercarlo. La signorina Miller ha 30 minuti. Quando fallirà, insegnerà ad altri come lei a stare al loro posto». I ricordi la travolsero mentre toccava il motore, rivivendo la passione e il tradimento di Michael. «Il tempo stringe», la beffò Emily. Sara capì che il motore avrebbe subito un guasto catastrofico. Poteva rivelare la verità, ma sapeva che non le avrebbero creduto senza prove. Per 5 anni si era nascosta dal dolore, ma ora si trovava di fronte a una versione contaminata del suo lavoro che avrebbe messo in pericolo vite innocenti. Sara aveva una scelta: cedere all'orgoglio o affrontare la verità.
Passarono 20 minuti. Le mani di Sara, seppur ferite, mappavano ogni parte del motore. Nonostante le urla della folla, lei era concentrata. Jonathan esultò. Sembra che la signorina Miller stia capendo la differenza tra riparare una Toyota e l'ingegneria aerospaziale. Sara si allontanò dal motore. Il silenzio calò. Trovò la piccola spilla della NASA in tasca, con l'incisione ad astra per aspera. Ricordò la bambina di 8 anni che sognava di costruire motori per Marte e le parole di suo padre: «Sara, sei nata per volare». Il lavoro del suo team NASA meritava di meglio che essere trasformato in qualcosa di dannoso. «Ti arrendi?» la incalzò Emily White. Sara guardò il cielo di Detroit. Poteva tornare alla sua vita tranquilla, ma avrebbe potuto sopportare le conseguenze se il motore avesse ceduto. 5 minuti, disse Jonathan. Sara si voltò, la sua voce risuonò con autorità. Ho bisogno di un microstampatore digitale e di un kit di calibrazione della pressione di precisione. Indicò un difetto. La frequenza di risonanza non è sincronizzata con il rapporto di compressione, creerà un cedimento strutturale completo. Emily White impallidì. È impossibile, come fai a conoscerla? Il rapporto di compressione deve essere esattamente 14,71, non 15,2. Jonathan rimase immobile. L'Orion, il motore Orion della NASA. Come hai potuto? Sara continuò a elencare specifiche, ricalibrando il sistema con movimenti fluidi. Il pubblico era sbalordito. Fatto! Sara avviò la sequenza di test. Il motore ruggì, i parametri si illuminarono di verde. David Harrison chiese incredulo: «Chi sei?» Emily White, quasi isterica, disse: «Impossibile. Il motore Orion è stato progettato dalla dottoressa Sarah Miller, che è morta, scomparsa». «Sono proprio qui», rispose Sara, mostrando il suo braccio destro segnato dalle cicatrici dell'esplosione che aveva rovinato la sua carriera. Un giornalista anziano, tremante, la riconobbe. Sarah Miller, il prodigio che ci avrebbe portato su Marte. La sala piombò nel caos. Sara si avvicinò al terminale, mostrando i progetti originali di Orion con le sue firme. «Questa è la prova che il vostro RS-7000 è una copia illegale del mio lavoro e questa è una diffida dai miei avvocati. La Sterling Aerospace rischia una causa da 500 milioni di dollari». Jonathan Sterling crollò sulla sedia. «Tuttavia non presenterò denuncia», disse Sara. «Non sono qui per vendetta o denaro. Sono venuta perché ho visto il mio progetto corrotto in qualcosa che potrebbe uccidere persone innocenti. 5 anni fa ho lasciato che l'amore mi rendesse cieca al tradimento. Ho perso tutto per l'avidità di un uomo, ma oggi ho deciso di non lasciare che il passato determini il mio futuro. Ho deciso di riparare ciò che è stato rotto e andarmene». Si rivolse alla sala. «Volete sapere chi sono veramente? Sono una persona che crede che il talento risieda nella passione, nella dedizione e nel coraggio di andare avanti quando il mondo ti dice che non sei abbastanza». 200 persone rimasero in piedi, scolpite dalla vergogna e dalla rivelazione. Emily White, con le lacrime agli occhi, chiese perdono. Sara rispose: «Le scuse non cambiano ciò che è successo, ma potrebbero cambiare ciò che succederà». David Harrison la implorò di restare. «Quante persone avete rifiutato perché non si erano laureate nelle scuole giuste? Rimetterò le cose a posto». Sara gli disse: «Lei può aprire le porte alla prossima Sara». «Dottoressa Miller, dove andrà adesso?» «Tornerò in biblioteca», disse Sara, «dove aiuto i bambini dei quartieri poveri a imparare la scienza, dove una bambina di 8 anni può sognare Marte senza sentirsi dire che è del sesso sbagliato». La folla si aprì mentre lei si dirigeva verso l'uscita. Sulla soglia Sara si voltò. «Una volta qualcuno mi ha definita una decorazione bella ma inutile, ma ogni fiore ha le spine, e a volte quelle spine sono necessarie per proteggere la bellezza che si nasconde al loro interno». Sara uscì, lasciando una stanza piena di persone che faticavano a conciliare le loro supposizioni con la realtà. Emily White scoppiò a piangere. David Harrison staccò il suo diploma dal muro. Jonathan Sterling rimase solo sul palco, il suo impero di arroganza crollava. Il vecchio giornalista scrisse sul suo taccuino: «Nonostante coloro che avrebbero voluto distruggerla, si era ritrovata nel posto più improbabile, non per lodi, ma per fare la cosa giusta. Lunedì sarebbe tornata in biblioteca, seminando sogni nei cuori che la società ignorerebbe. Alcune battaglie si vincono con la dignità. Sara non aveva usato le sue conoscenze per vendetta, ma aveva dimostrato qualcosa di più potente, la forza d'animo per superare le difficoltà, riparare i danni e andare avanti con dignità.
Se fossi stato al suo posto, avresti scelto il perdono o la vendetta? Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Arrivederci al prossimo video.